Salve, sono Lino Franceschini, sono un vecchio appassionato di quello che è il mondo delle corse automobilistiche e dico la verità nel più piccolo e più modesto dei praticanti di questo mondo, le corse automobilistiche riservate ai dilettanti, quella gente che nessuno conosce, che però avevano una carica di passione notevole. Sono passati tanti anni e la passione non è ancora scomparsa. Quindi già parecchi anni fa registrai questo marchio Rosso Corsa per fare un qualcosa di mio e poter fare un qualcosa che ricordasse sempre di più questo mondo. Niente, in mezzo a tutte le idee che si è parlato con gli amici, con l'amico Gustavo che è anche qua, c'era quella di portare a conoscenza, specialmente dei giovani che sono interessati, di quella che è stata l'evoluzione nel mondo delle corse proprio dell'automobilismo minore. Ecco, la prima idea che mi è venuta era quella di far capire come è evoluto l'abbigliamento in un secolo praticamente, fino ad arrivare ai tempi nostri, l'abbigliamento dei piloti. Inizialmente era soltanto un fatto estetico, un fatto di stile, un fatto di gusto, per arrivare piano piano a un qualcosa di più professionale, e lì fu proprio una barriera quando ci si rese conto di quanto era pericoloso il fuoco e qualcuno si è preoccupato di cominciare a fare un abbigliamento di sicurezza che proteggesse dal fuoco. Ecco, io provo a spiegare, a farvi vedere, qui ci sono delle cose che sono tutte autentiche, quelle che si vedono in questo stand che adesso farò vedere, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia anche per quanto riguarda proprio i caschi, la parte protettiva. Ecco, qui vediamo questo cappottone che in pratica era... Parliamo dei primi del Novecento, nelle prime gare automobilistiche i piloti per proteggersi dal freddo usavano un berretto, la sciarpa, gli stivali, perché era un mondo fatto per i ricchi, quindi venivano da quello che era il mondo dell'equitazione, quindi correvano in macchina, con queste macchine sistematicamente aperte, con dei freddi sotto la pioggia, sotto la neve, o comunque di protettivo avevano soltanto il cappotto che usavano comunque normalmente con la sciarpa di seta poteva far sena. Queste ad esempio sono le borse, lì addirittura una cappelliera dove venivano poste le varie cose. Adesso vi voglio far vedere il primo capo che abbiamo effettivamente replicato, che era il gilet che usava Tazio Nuvolari. È stato replicato proprio da fotografie, ho avuto il grande piacere, l'onore di avere in mano proprio l'originale di Tazio Nuvolari, ed è questo che vi faccio vedere. Ecco, questa è la cuffia che usava Tazio Nuvolari, replicato ovviamente. Questo è il gilet in pelle, lui usava sempre una maglietta Dolce Vita gialla sotto con dei pantaloni color khaki. Questa era la divisa ufficiale di Tazio Nuvolari. Poi sono venute anche delle tute, ma questo era il modo, non sto a tirare fuori le foto, se no la facciamo più lunga, era comunque la divisa di Tazio Nuvolari. E parliamo degli anni 30 fino, a parte il periodo della guerra che è stata questa grande parentesi, Nuvolari è corso fino alla fine degli anni 40 e ha sempre avuto questo tipo di abbigliamento. Ecco, questa qui è replicata ed è una cosa che proponiamo e vendiamo come Rosso Corsa. Arriviamo agli anni 50 dove ci fu una prima evoluzione e ormai si cercavano dei capi tecnici, al fuoco non ci si pensava neanche, e il capo tecnico per eccellenza era la giacca di pelle, perché proteggeva dal freddo, era impermeabile ed era molto comoda, e si videro i primi giubbotti. Ecco, questo è un giubbotto che replica perfettamente, io continuo a dire replica perché era un personaggio che mi affascinava, quello che inventò questo capo, che si chiamava Alfonso de Portago, è stato un uomo ricchissimo e purtroppo che è deceduto nell'ultima 1000 miglia, quella del 1957, e portava questa giacca. Ferrari non riusciva a capire come facesse ad avere tanto successo con le donne, era bellissimo, ricco, il suo problema era correre in macchina, dice portava l'immarcescente giacca di cuoio nero, e io me lo ricordavo, ero un bambino, avevo 9 anni, avevo 8 anni, 9-10 anni avevo, e mi ricordavo di tutto questo, e questo qui è
la divisa che usavano allora la maggior parte dei piloti. E i pantaloni erano sempre i soliti, in color coloniale, e questa era una divisa anche abbastanza simpatica. Torno a parlare di questo personaggio perché mi affascinava. Non aveva valise, aveva soltanto un fagotto di soldi nel taschino. Lui non aveva valise, quello che gli serviva lo comprava e quando andava via lo lasciava dove era. E la solita maglietta rossa era quella più usata, anzi questa camicia che io indosso, ho anche le foto, è proprio una camicia uguale a quella che usava questo De Portago. Poi siamo arrivati alla tuta, che era un modo più spartano di vestirsi, e quella che vedete lassù è una tuta autentica. Dal momento che lassù non ho avuto voglia di andare a prenderla giù e metterla in mezzo alle altre, comunque quella è proprio una tuta che usavano i piloti negli anni 50, una tuta praticamente da meccanico. Questa è una tuta, ecco, i guanti che venivano usati erano questi, in pelle, così, traforati, erano guanti, questi sono anche abbastanza vissuti, perché con le macchine pesanti come erano loro venivano veramente le vesciche, non sono come adesso che servo sterzo, capito? Poi erano macchine potentissime, pesanti, quindi lo sforzo che il pilota faceva era notevole. Ecco, questa è una tuta americana, è una tuta in mistolino. Ecco, vi voglio parlare del mistolino o del lino perché è una fibra che è fresca e è traspirante, mentre invece il cotone è meno traspirante, quindi questa qui è in lino. Anche le tute inizialmente quelle erano fatte in lino perché il pilota stava più fresco, specialmente in estate, e questa qui è una tuta dove non c'era niente da imparare, però insomma era quello che c'era allora. Ecco, poi a questo punto vi voglio parlare di un nome che nessuno conosce, si chiamava Alfred Lazarus Fingelstone, era un inglese, un signore del 1920, che aveva questa passione per le corse, una famiglia anche molto benestante. E questo signore cominciò a correre alla fine degli anni 40, quindi con una Jaguar XK100, quindi una macchina di un altissimo valore, quindi uno che subito dopo la seconda guerra mondiale poteva permettersi di andare a comprare una Jaguar per andare a correre, era uno che se la passava bene, però un grande affarista, passò la moto in gamba con una grande passione e pensò di fare qualcosa, sviluppare un'attività nel mondo della passione delle gare automobilistiche. E la sua idea cominciò a fare, qui ve lo faccio vedere, inventò una cosa molto particolare. Questo è un ombrello e lui copiò da questo, che era un bastone che veniva, questo tipo di bastone che veniva usato nelle gare di equitazione, no? Chi andava a vedere la gara, qua no perché scivola, però c'era il puntale, piantava per terra e stava a sedere, non provo perché sono salto per terra, e era un bastone che veniva usato dai gentleman che andavano a vedere le gare di ippica, non di equitazione, di ippica. Lui pensò bene, questo signor Fingelstone, di fare la stessa cosa facendo diventare questo bastone un ombrello. Quindi aveva due funzioni, quella di sedersi e quella dell'ombrello, visto che in Inghilterra aveva molto. E cominciò a correre cambiando il suo nome, questo è importante, da Alfred Lazarus Fingelstone a Les Leston, e lì è un nome che diventò pian piano famoso, perché col marchio Les Leston era il suo pseudonimo col quale correva, e fece una linea di prodotti che chiamò appunto Les Leston, il marchio tuttora esistente. E la sua idea geniale, prima di fare questo ombrello, poi le segnalazioni, le tabelle di segnalazione dei box, e alla fine la sua idea geniale, resosi conto di quanto era pericoloso il fuoco, di fare una tuta ignifuga. Lì fece una tuta di lino e cotone e trovò il modo, mi sembra fosse il bromuro di sodio, fece un bagno di cloruro di sodio, non bromuro, cloruro di sodio, che rendeva queste tute resistenti al fuoco fino al primo lavaggio. Dopo il primo lavaggio questa roba se ne andava e bruciava normalmente. Al punto che erano molto belle queste tute e vennero adottate dalla Dunlop, e tutti i piloti dell'epoca usavano la tuta ignifuga Dunlop in Europa.
che era azzurra con le finiture blu, ed era in 2 pezzi, perché il pilota si poteva muovere meglio, in quanto il giubbetto andava infilato dentro i pantaloni, quindi c'era maggiore possibilità di movimento. La differenza tra l'Europa e l'America era molto di più dell'Atlantico, erano 2 mondi diversi, finché la Firestone, casa di pneumatici americana, decise di fornire anche lei piloti americani di una tuta ignifuga, fece fare sempre alla Les Leston questa tuta bianca con le finiture rosse. Questo signor Les Leston corse in macchina, addirittura nel 1953 vinse il campionato inglese di Formula 3, che non era le Formula 3 che pensiamo oggi. Le Formula 3 erano dei ragnetti con dei motori di derivazione motociclistica 500 di cilindrata, al punto che la casa Cooper lo prese come pilota ufficiale. Questo signore fu il primo che pensò che le tute dovevano preservare il pilota dal fuoco, nel minimo con le condizioni che c'erano allora. E così si è partito per questo concetto. A questo punto vi faccio vedere una tuta italiana, la linea Sport FPT. Questa è una tuta degli anni 70, e questa qui era mia quando correvo in karting, anche perché. E ecco, la linea Sport arrivò a un punto che aveva usato questo materiale FPT, fatto sempre dalla DuPont, e tutti i piloti cominciarono ad adottare queste tute che erano di 3 colori, o blu, no, 4 colori, blu, così, grigio, bianco e un colore arancio molto brutto, ed era la tuta che usavano tutti i piloti, ed era questa, già aveva un'omologazione ed era obbligatorio nelle gare di velocità. Nelle gare di rally no, finché non fu un incidente mortale di Garzolio, rally Due Valli Valli Piacentine, e fu obbligatorio anche nei rally. Successivamente, siccome non è che preservasse più di tanto, fu obbligatorio usare delle tute che erano un doppio strato di tessuto con mutandoni e maglietta sotto, e fu obbligatorio anche il sottocasco, non necessariamente omologato. E da qui le cose hanno cominciato a partire, a svilupparsi, finché siamo arrivati alla tuta più bella in assoluto, che fu perché era trapuntata. Era il primo pilota ad usare la HP Maxxoir, una casa francese. Il primo pilota ad usarla fu Fittipaldi. Fece molto effetto ed era una tuta molto bella, molto particolare, anche piuttosto costosa, però anche questa non era più 2 strati di tessuto, era tessuto doppio con un'imbottitura dentro, sempre di un materiale ignifugo, e questo ebbe un grandissimo successo. Poi, andando avanti, le cose sono ancora migliorate e sono entrate in scena le case italiane. La OMP, che faceva una tuta analoga a questa, e l'OMP, che fece sempre un prodotto perfettamente omologato, e qui si vedono le regole dell'omologazione. Poi cominciò un gioco strano, cominciò un gioco che le tute scadevano di omologazione e tu la dovevi buttare via, tipo questa o tipo quella lì, e dopo nasceva un'omologazione, la tuta era sempre quella, però quella che avevi vecchia la dovevi buttare via per prendere un'altra. E più siamo andati avanti, è nata la Simpson americana, che addirittura faceva 4 strati di tessuto, era una cosa che non ho avuto per le mani, una era pesantissima, preservava del fuoco e veniva usata nelle gare di dragster, nelle gare americane. Poi, andando avanti ancora, è arrivata un'altra casa italiana, finché anche i sottocaschi dovevano essere omologati, non potevano più essere di un materiale ignifugo generico, ma dovevano avere una omologazione. Quindi si vede proprio l'omologazione, ed è anche giusto. E poi è arrivato, ecco, questi erano i guanti, sempre omologati, questi sono un po' consumati, un po' vissuti, però hanno sempre un'omologazione. Era giusto che fosse così. Finché siamo arrivati, questa è l'ultima versione, questa qui è una tuta sempre imbottita, doppia, molto pesante, della Sparco, altra azienda italiana che è nata dal nulla, e anche questa è una cosa che veramente ti protegge in caso di necessità del fuoco. Però nell'automobilismo minore il problema del fuoco non dico che non c'è, però
Ma nell'automobilismo di alto livello, quando uno va in macchina con 200-250 litri di benzina dentro, se la ciappa a fuoco è un disastro, se prende fuoco. Adesso, ecco un'altra cosa, sempre per parlare di sicurezza e di protezione dal fuoco, sono nati inizialmente i serbatoi di gomma inseriti nel serbatoio d'alluminio, perché se parliamo degli anni 60, fino alla fine degli anni 60, il pilota era dentro a 2 bidoni di benzina. Infatti i serbatoi erano laterali, le macchine non avevano quei sigari che usavano, quelle vetture di una volta erano fatte a sigaro, non c'erano protezioni laterali, quindi se purtroppo c'era un incidente il serbatoio si spaccava e la benzina andava sul motore, prendeva fuoco e con 200 litri di benzina non si salva niente, nessuno. Ecco, questa qui è un po' l'evoluzione di quella che sono state le tute. Quando si dice, io, siccome sono miei, vengo qui quando ti dice ti vengono le psiche e le mani, che io i busano, questa è la leva del cambio.